Nel tutorial di oggi vediamo insieme come fare questo nuovo coniglietto amigurumi. Io vi devo dire che sono completamente innamorata di questo piccolo coniglietto, però aspetto di sapere cosa ne pensate voi. E aspetto di sapere anche cosa pensate del tutorial per come l'ho fatto oggi. In questo tutorial non vedremo tutte le parti lavorate insieme passo passo, alcune le lavoriamo insieme, altre vi scriverò lo schema sullo schermo e voi potete fotografare lo schermo oppure riscrivervi lo schema per tenerlo. Ho fatto così per risparmiare un po' di tempo e dedicarmi un po' di più alle cuciture e ai ricami. Fatemi sapere se preferite i tutorial fatti in questo modo o se preferite comunque vedere tutti i giri lavorati, anche se questo vuol dire avere un tutorial molto lungo oppure diviso in 2 o 3 parti. Per fare questi coniglietti io come sempre ho utilizzato il filato duetto e un uncinetto da 3 mm, però come sappiamo per fare gli amigurumi possiamo utilizzare qualunque filato ci piaccia di più. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per il corpo iniziamo facendo un anello magico. Se non sapete fare l'anello magico ho fatto un tutorial specifico in cui vi mostro come farlo, ve lo lascio linkato nella descrizione del video e nell'angolo in alto a destra. Lavoriamo tutto il primo giro nel cerchio. Nel giro 1 lavoriamo 6 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiriamo il filo e chiudiamo il cerchio. Lavoriamo tutti i pezzi del coniglietto a spirale e quindi marchiamo l'inizio di ogni giro o con un filo o con un marker. Nel giro 2 del corpo lavoriamo 6 aumenti, 2 punti bassi in ogni punto. 1, 2. Nel giro 3 lavoriamo un punto e un aumento, 2 punti nel secondo punto. E ripetiamo un punto, un aumento per tutto il giro. Il giro 3 termina con 18 punti. Nei giri 4 e 5 lavoriamo questi 18 punti punto su punto, senza aumenti né diminuzioni. Nel giro 6 lavoriamo 4 punti, 1, 2, 3, 4 e una diminuzione, e per la diminuzione prendiamo la mezza catenella verso di noi dei prossimi 2 punti, portiamo fuori il filo e chiudiamo il punto e ripetiamo 4 punti, una diminuzione per tutto il giro. Nel giro 7 lavoriamo 3 punti, 1, 2, 3 e una diminuzione. E ripetiamo 3 punti, una diminuzione per tutto il giro. E alla fine del giro tagliamo il filo un po' lungo per poter cucire poi il corpo alla testa. Riempiamo bene il corpo con l'ovatta. Infiliamo il filo in un ago senza punta e chiudiamo leggermente il foro che ci rimane, passando attraverso le mezze catenelle esterne dei punti del giro, da fuori verso il centro. E alla fine tiriamo leggermente per chiudere un po', così. E qui facciamo un nodino. Per le zampe facciamo un nodino iniziale, un cappietto con sopra il filo che va verso il gomitolo, passiamo sotto questo filo, lo estraiamo con l'uncinetto e tiriamo. E lavoriamo 4 catenelle più una,
quindi 5 in totale. Ed ora per lavorare il primo giro delle zampe lavoreremo intorno alle catenelle, iniziando dalla seconda catenella dell'uncinetto. Io lavoro nel filetto dietro, che è questo che vediamo dietro le catenelle. Questo è il davanti delle catenelle. Se le giriamo vediamo dietro un filo, questo verticale. Io lavorerò in questo filo, voi lavorate come preferite sulle catenelle. Nel primo giro lavoriamo un aumento doppio, quindi 3 punti nella seconda catenella dell'uncinetto, 1, 2, 3, 2 punti, uno in ognuna delle successive catenelle, e un aumento doppio anche nell'ultima catenella, quindi 3 punti, 1, 2, 3. Ed ora lavoriamo sull'altro lato delle catenelle per completare il giro e lavoriamo 2 punti, 1, 2. In totale in questo giro abbiamo 10 punti. Mettiamo il marker perché lavoriamo a spirale e iniziamo a lavorare dal primo punto basso del giro. Questo è il primo punto basso, prima c'è la catenella che abbiamo saltato. Se vi confondete o se pensate di non riconoscere il primo punto, potete contare a ritroso. Nel giro 1 ci sono 10 punti e quindi contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E da qui iniziamo il giro 2. Nel giro 2 lavoriamo 3 aumenti, quindi per 3 volte 2 punti in ogni punto, 1, 2, 3, i 2 punti, 1, 2, e ripetiamo 3 aumenti, 2 punti un'altra volta. Nel giro 3 lavoriamo un punto, un aumento, 2 punti, 1, 2, un aumento, 4 punti, 1 aumento, 2 punti, 1 aumento e 3 punti, 1, 2, 3. Il giro 3 termina con 20 punti, nel giro 4 lavoriamo i 20 punti che abbiamo punto su punto. Nel giro 5 lavoriamo un punto, una diminuzione, 2 punti, una diminuzione, 4 punti, 1, 2, 3, 4, una diminuzione, 2 punti, 1, 2, una diminuzione,
1, 2, 3. Nel prossimo giro lavoriamo 2 punti, 1, 2, una diminuzione, 2 punti, 1, 2, una diminuzione doppia e prendiamo 3 punti insieme, 2 punti, una diminuzione e 3 punti, 1, 2, 3. Riempiamo questa parte della zampa in questo modo, infiliamo un pezzo di filo dello stesso colore in un ago senza punta e diamo forma alla zampetta entrando da sotto, usciamo in uno dei fori della lavorazione, io sono tra 1, 2, 3, 4, tra la quarta e la quinta riga del lavoro, lasciamo una codina all'inizio e rientriamo davanti e lavoriamo un punto simile dall'altra parte. E torniamo fuori da sotto in questo modo ed ora tiriamo i capi del filo per dare forma alla zampa. In questo modo più tiriamo e più prende forma e quando gli abbiamo dato la forma che vogliamo sotto facciamo un bel nodo doppio stringendo forte. E questo è il risultato. Ora proseguiamo con la lavorazione e non riempiamo ulteriormente la zampa. Nel giro 7 lavoriamo i 12 punti che abbiamo punto su punto. 1. Nel giro 8 lavoriamo 2 punti. 1, 2 e una diminuzione. E ripetiamo 2 punti, una diminuzione per tutto il giro. E nel giro 9 lavoriamo un punto, una diminuzione e ripetiamo un punto, una diminuzione per tutto il giro. E alla fine tagliamo il filo un po' lungo per poter cucire. Infiliamo il filo in un ago senza punta e chiudiamo il foro passando attraverso le mezze catenelle esterne dei punti che ci rimangono. E la zampetta è pronta. Il davanti è questo, quello opposto all'inizio dei giri. Con il filato rosa facciamo un cerchio magico e lavoriamo all'interno 5 punti bassi. Tagliamo il filo un po' lungo, chiudiamo il cerchio, infiliamo il filo in un ago senza punta e facciamo la chiusura invisibile.
entriamo in tutta la catenella del primo punto basso e al centro della catenella dell'ultimo punto, cioè da dove nasce il filo. E in questo modo creiamo un cerchietto perfetto. Qui dietro facciamo un piccolo nodino e questo cerchietto lo cuciamo sulla zampetta con qualche punto. E una volta cucito tutto intorno portiamo fuori il filo da dietro facendolo uscire da un foro tra i punti. Facciamo uscire dietro anche il filo del cerchio magico. E lo facciamo uscire dallo stesso foro. E tra questi due fili facciamo un bel nodo doppio. E li nascondiamo all'interno della zampa. In questo modo annodiamo e nascondiamo tutti i fili dei nostri amigurumi. Per tutti gli altri pezzi del coniglietto non vi faccio vedere la lavorazione passo passo perché la lavorazione è sostanzialmente sempre la stessa. Quindi di seguito vi lascio lo schema di tutti i pezzi scritto, potete fotografare lo schermo oppure riscrivere lo schema. Per quanto riguarda la testa, la coda e le braccia, chiudiamo il lavoro come abbiamo fatto per il corpo e per le zampe, mentre le orecchie e i due pezzi che compongono il naso li lasciamo aperti. Vi faccio vedere l'ultimo giro della testa per mostrarvi come lavorare le diminuzioni quando abbiamo molte diminuzioni in un giro senza far venire fuori dei buchetti tra i punti. Quando lavoriamo molte diminuzioni, il punto successivo a quello che dobbiamo lavorare è lontano dall'ultimo punto che abbiamo lavorato. E quindi quando entriamo nel punto per lavorare, per esempio qui dobbiamo lavorare 8 diminuzioni, vedete che l'asola sull'uncinetto si ingrandisce per raggiungere i punti. Se noi lavoriamo il punto in questo modo, si crea il foro. L'asola sull'uncinetto è allungata e quindi rimane un buco qui in mezzo. Quello che dobbiamo fare per non fare i buchi tra i punti è mantenere l'asola sull'uncinetto della grandezza dell'uncinetto. Quindi, certo, quando lavoriamo il punto probabilmente l'asola si ingrandirà un po', però poi la stringiamo in modo che torni ad avere la grandezza dell'uncinetto. L'asola sull'uncinetto, il punto non deve essere strozzato, deve avere la grandezza normale. Questa prima è il punto, l'asola sull'uncinetto è quella che poi rimane sopra e che, se è della grandezza giusta, non fa far buchini. Chiaramente più facciamo diminuzioni e più è naturale che un po' il punto si ingrandisca, ma noi lo riportiamo a misura e in questo modo limitiamo al massimo la creazione di fori tra i punti. Questo lo otteniamo regolando la tensione del filo, cioè il filo adesso è molto teso in modo da darmi la possibilità di chiudere l'asola sull'uncinetto.
e vedete che il lavoro viene praticamente perfetto. Per prima cosa cuciamo il corpo alla testa. La parte sopra della testa è dove abbiamo iniziato il lavoro, la parte sotto è dove abbiamo fatto le diminuzioni. Appaiamo i lavori e cuciamo, dando un punto sulla testa e un punto sul corpo. Questo tipo di cucitura più lo tiriamo e più viene bene. Quindi tirate bene e cuciamo tutto intorno. E alla fine passiamo il filo all'interno della testa e lo facciamo uscire da uno dei fori della lavorazione. E intanto lo lasciamo qui. Le orecchie le pieghiamo in due senza imbottirle, lasciando l'inizio del giro dietro. E le cuciamo nella parte alta della testa, da una parte proprio vicino al cerchio magico, dall'altra la chiudiamo un po', in questo modo, e con qualche punto cuciamo. E anche in questo caso alla fine facciamo uscire il filo da un foro. E allo stesso modo cuciamo anche l'altro orecchio. Una volta che abbiamo cucito anche il secondo orecchio, facciamo uscire il filo dallo stesso foro da cui abbiamo fatto uscire il primo. Tra questi due fili facciamo un bel nodo doppio e li nascondiamo. Con gli spilli fissiamo anche tutti gli altri pezzi in posizione e li cuciamo.
E dopo aver cucito il naso tutto intorno, gli diamo un po' di forma, entrando da sotto al centro e uscendo nel cerchio magico. E riportiamo dentro l'ago al centro sotto e usciamo nella parte alta della testa e tiriamo. Per ricamare gli occhi prendiamo un pezzo di filo nero, entriamo come sempre da uno dei fori della lavorazione e usciamo dove vogliamo ricamare gli occhi. Lasciamo una codina di filo all'inizio e per prima cosa facciamo il contorno dell'occhio e per questo utilizziamo un ago con la punta e facciamo appunto il contorno dell'occhio. Fatto il contorno, torniamo ad utilizzare un ago senza punta e riempiamo gli spazi che abbiamo creato passando sotto ai punti, in questo modo. E facciamo tutti i punti che servono per riempire. Se vogliamo, con le codine di filo che ci restano dopo aver cucito l'amigurumi, facciamo un ciuffetto al nostro coniglietto legandole insieme. Le tagliamo alla misura che preferiamo e le pettiniamo un po' con un pettine.
e le cuciamo al centro delle orecchie. E anche per oggi abbiamo terminato. Io spero tanto che questo piccolo amigurumi vi piaccia e che lo rifacciate. E se lo fate, ricordate di condividere le vostre foto con me. Adoro vedere i vostri lavori. Potete farlo taggandomi in Instagram oppure condividendolo nel mio gruppo Facebook. Trovate tutti i link nella descrizione del video. Come sempre vi ringrazio moltissimo di aver visto anche questo tutorial e di essere arrivati fino alla fine. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo video e nel frattempo come sempre vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!